Eccoci qua. Perché parlare d'acqua? Beh, pensiamo che l'acqua è l'alimento principale di ogni essere vivente e viene consumata con continuità e più di ogni altro alimento dall'uomo. Ha la funzione di pulire, di igienizzare, questo aiuta a prevenire malattie e assicurare un livello di qualità migliore. È usata per tutte le attività umane, dall'agricoltura all'industria, alla produzione di energia. C'è da dire che in Italia il consumo medio pro capite è di 215 litri al giorno e questa viene usata anche per uso in cui non servirebbe che sia potabile, come per esempio per lavare le auto. E questo è un dato che fa molto riflettere, soprattutto pensando che al mondo sono oltre 1 miliardo le persone che non hanno accesso all'acqua potabile e oltre i 2 che non hanno le condizioni igieniche basilari. E questo dato fa ancora più riflettere, soprattutto pensando che secondo questa stima OCSE da qui al 2050 ci sarà una richiesta della domanda globale di acqua del 55%. Attualmente, soprattutto nelle Alpi, o comunque dove è basato il mio studio, c'è un'abbondanza di acqua, come vedete qui nelle foto, e quindi noi siamo abituati a vederla sempre, darla quasi per scontato. Non è così in altri territori, non serve andare, non so, nei deserti o in altre parti del mondo dove si arriva anche a uccidere per averla, ma basta andare nella vicina pianura padana dove annualmente si registrano periodi di siccità. È per questo che conoscere accuratamente la risorsa idrica e il suo corretto sfruttamento, utilizzo, è una delle domande fondamentali del presente e del prossimo futuro. E quindi sorgono spontanee delle domande, come per esempio da dove arriva l'acqua che sorge attorno a Selva di Grigno, che è appunto il paese un po' cardine di quello che andrò a raccontarvi adesso, e come si sposta quest'acqua all'interno delle montagne. E, per esempio, se sulla sommità dell'altopiano c'è una discarica e ci fossero una dispersione di contaminanti, le sorgenti sarebbero contaminate, no? E andiamo un po' a scoprirlo. Siamo a confine tra il Veneto e il Trentino, quindi siamo sull'altopiano di Asiago. L'altopiano di Asiago è questo massiccio circondato da queste profonde incisioni. L'altopiano di Asiago completa un'area di 600 km quadri e le quote massime sono qui a nord e presenta le sorgenti maggiori qui nella zona centrale. Eccole qui, che sono le famose risorgive dell'Oliero, e più ci sono delle sorgenti poco conosciute, per niente studiate o molto scarsamente studiate, che sono qui al nord, attorno appunto al paese di Selva di Grigno che vi anticipavo poc'anzi, che sono studiate per la prima volta grazie a questo elaborato che è stato oggetto della mia tesi di laurea magistrale. Parliamo di geologia, in altopiano carsico. L'acquifero essenzialmente l'acquifero ha una potenza dei 1400-1800 metri, è contenuto nei dolomi calcari triassici, giurassici, e questa carta geologica mostra questi particolari lineamenti. Questi lineamenti sono delle strutture tettoniche che in prima approssimazione possono già darci delle informazioni su come si può muovere l'acqua all'interno dell'altopiano. In questo caso sono circa nord-sud, quindi indicativamente ci possono suggerire una direzione delle acque in questa direzione. Inoltre, guardando un profilo dell'altopiano nord-sud, si vede come esso abbia questa forma a imbuto, e quindi come probabilmente anche le acque vengano convogliate nella zona centrale, che tra l'altro corrisponde proprio alle sorgenti dell'Oliero, le maggiori dell'altopiano.
Sulla sommità l'altopiano si presenta così, quindi in classico altopiano classico, con le tipiche forme classiche, come in questo caso dei Karen. È un altopiano brullo, selvaggio, poco civilizzato, soprattutto nella zona settentrionale. In questa unità morfocarsica nel 93 si contavano 276 cavità, di cui 6 più profonde di 100 metri. Attualmente il numero è senza dubbio triplicato, sia nel numero totale che nel numero di cavità superiori ai 100 metri. La zona di ricarica dell'acquifero appunto sulla sommità si presenta così, quindi sono essenzialmente delle zone di assorbimento o concentrato, come attraverso queste lacerazioni, queste faglie che sono dei condotti aperti, o attraverso delle doline che conducono l'acqua all'interno del massiccio. E ecco qui, quando l'acqua si riunisce, può ha la forza di formare dei condotti di queste dimensioni, spostandosi da verticale e poi magari anche in condotti orizzontali. Qui vi lascio un breve filmatino che vi mostra un po' la tridimensione dell'area studiata. Qui si vede la sommità dell'altopiano e tutte le grotte al suo interno, le grotte prevalentemente verticali che partono dall'altopiano e raggiungono questi collettori, queste grotte immense che hanno un andamento molto complesso, da verticale a orizzontale tendenzialmente, e portano l'acqua verso il fondovalle della Valsugana. Queste sfere azzurre sono le sorgenti e qui all'interno si vedono un po' le grotte. Si parla di circa una sessantina di chilometri di grotte, di cunicoli attualmente esplorati, conosciuti, e le esplorazioni qui speleologiche vanno avanti. Ecco, vi racconto un po' quello che ho fatto io. Io ho fatto un censimento di tutte le sorgenti presenti, ho censito 52 punti di monitoraggio e li ho monitorati per un periodo di 2 anni, e analizzando i dati di temperatura, conducibilità elettrica, pH, tentativi di misura della portata, e questo sia con delle misure puntuali, con delle sonde portatili, che nelle sorgenti principali con dei data logger, quindi delle sonde multiparametriche in continuo che registrano i dati in maniera continua di temperatura, conducibilità, livello, eccetera. Le principali sono state anche campionate per l'analisi geochimica, e poi sono stati effettuati dei tracciamenti. Ecco, tutte queste analisi sono state fatte appunto in 2 anni in varie condizioni idriche, dalla magra, piena, morbide, eccetera. Quello che vi mostro questa sera sono in realtà solo i risultati della prima campagna di tracciamento, di campionamento e quindi analisi geochimiche. E queste prime analisi permettono solo di capire un po' di che acque si tratta. Si tratta essenzialmente di acque bicarbonato calciche, che si possono dividere in prima approssimazione in 3 famiglie, in base al contenuto in alcali, in cloruri, in solfati, e si nota l'impronta dolomitica, quindi il contenuto in magnesio, e la presenza, c'è questa tracce, questi elementi in tracce, gli antanidi, come variano, insomma, che sia nelle sorgenti dell'Oliero, nel canale del Brenta, le sorgenti in Valsugana, quindi quelle a nord, e che quelle dentro le grotte. Ecco, non l'ho specificato prima, ma quei 52 punti di monitoraggio a cui mi riferivo sono sia all'interno delle grotte che all'esterno. I dati delle sonde multiparametriche in continuo rivelano
essenzialmente che i dati di temperatura e conducibilità elettrica sono pressoché costanti, non variano essenzialmente in funzione alle condizioni meteorologiche. E questo suggerisce che appunto la risposta di queste sorgenti si chiama di omogeneizzazione e possono suggerire che l'acquifero compete a una ampia zona satura in cui le acque di neoinfiltrazione possono omogeneizzare i propri parametri di temperatura e conducibilità elettrica. Comunque c'è stato il tentativo di identificare dei comportamenti che sono tipici delle sorgenti, e quindi comportamenti da micro pistonaggio, di micro sostituzione, come in questo caso, però si parla di veramente variazioni minime. Così a tutte le varie sorgenti monitorate. Una sonda multiparametrica è stata inserita anche all'interno di una grotta e anche questa dà la medesima risposta. È interessante che nel punto più basso di questa grotta, forse quella che si vedeva nel modello tridimensionale, ci avete fatto caso, la più sviluppata, la grotta della Bigonda, che attualmente conta circa 40 km, è stato inserito una sonda di livello nel sifone posto alle quote più basse della grotta, dove essenzialmente è da qui che si alzano le piene, l'acqua arriva in questo punto e allaga tutte le zone più basse in caso di piena, aumentando il livello fino a tracimare dall'ingresso, periodicamente in caso di ingenti precipitazioni tracima dall'ingresso. E questi sono i primi dati di come si comporta quel sifone profondo, e si vede un po' in base alle precipitazioni sull'altopiano come ai tempi in cui risponde il sifone, per quanto tempo resta la piena, quanto ci mette a scendere. Ecco, questi sono anche dati utili per gli esploratori, sanno di cosa si parla, sanno cosa si rischia in caso di precipitazioni anche minime sull'altopiano, no? Ecco, questo è ancora dei primi dati. E questo fatto che questo sifone interno si alzi così tanto, così spesso, suggerisce che le sorgenti non drenano efficacemente le acque di neoinfiltrazione, quindi il livello interno è costretto ad aumentare e appunto essere drenato da altre parti, come tra l'altro l'ingresso. Ecco, per coronare un po' questo studio sono state fatte più campagne di tracciamento utilizzando l'uranina e il tinopal e captando sia all'interno delle grotte che le sorgenti con dei captori o con dei fluorimetri, delle macchine, degli strumenti che registrano in continuo l'eventuale presenza di tracciante. Vi parlerò di tracciamenti che sono stati fatti nei rami più esterni della grotta della Bigonda, e il tracciamento più importante in una zona centrale all'area di studio, che hanno verificato il collegamento unico con le sorgenti sulla Valsugana. E quindi eccoci qua, in particolare da questo torrente chiamato BG9 sono stati messi 300 grammi di uranina e sono stati rilevati più a valle a 500 metri di distanza, 90 metri di dislivello, quindi 90 metri più basso, dopo 9 ore dall'immissione del tracciante. Qui in questo grafico si vede quando è stato immesso e qui come l'ha rilevato la nostra macchina. E poi come l'ha drenato questo tracciante. E si vede che ci ha messo 15 giorni a espellerlo tutto, a tornare nelle condizioni precedenti, e questo ci suggerisce che effettivamente c'è un drenaggio lento in questa zona satura teorizzata, suggerita dalle analisi di cui abbiamo parlato poco fa. Il tracciamento più importante
è stato fatto appunto da questo abisso del mistero, in questa zona centrale che vi dicevo prima. Sono stati messi 10 kg di uranina ed è stato rilevato a più di 4 km di distanza, a un migliaio di metri più basso, solo unicamente a questa sorgente chiamata S6. E questo è il grafico di come è stato espulso, quindi dall'emissione a questa forma a campana, e poi si notano altri picchi, questi in corrispondenza di precipitazioni, e in tutto si nota che il tracciante ci ha messo un mese per essere espulso ed è stato espulso a impulsi, e quindi anche questo ci suggerisce che il flusso sia, diciamo che la zona a cui compete l'acquifero è una zona satura, ampia, a flusso lento. E quindi tutto questo concludendo un po' quello che vi ho raccontato, si vede come le sorgenti presentano una temperatura, una conducibilità elettrica costante, e questo ci suggerisce che appunto, come detto, competono in una zona satura, che appunto questa variazione del livello della falda freatica interna misurato all'interno della grotta della Bigonda ci dice che le sorgenti non drenano efficacemente le acque, e il tracciamento ci dice un po' le vie di drenaggio preferenziale. E questo anche ci permette di fare questa di formulare questa prima ipotesi, cioè che i condotti che attualmente sono sullo stesso livello della Valsugana sono ancora poco classificati, mentre i livelli più alti, come si vedono anche dalle foto che ho fatto vedere in precedenza, sono composti da dei dreni dominanti, quindi da avere gallerie enormi che un tempo drenavano le acque e adesso si trovano sollevate rispetto all'attuale livello della Valsugana. E questo può testimoniare che effettivamente un tempo il livello di quelle antiche gallerie a quote più alte e il livello della Valsugana era lo stesso, e questo è verificato anche da questa immagine. Di tanto in tanto all'interno dei livelli, di paleolivelli della grotta, si riscontrano dei depositi ciottolosi di questo tipo, con clasti di varie litologie che sono per forza di cose venuti da fuori, quindi un fiume che è entrato nella grotta antica, e l'altopiano poi si è sollevato e la valle si è incisa. Questo è dovuto all'alternarsi delle glaciazioni, periodi interglaciali e agli sforzi tettonici che hanno formato questa zona alpina. Ecco, io ho concluso, vi lascio un po' di bibliografia, e senza dubbio devo assolutamente ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questo studio, perché vabbè, adesso io sono qui da solo, però dietro me c'è stato per la raccolta di questi dati un gruppo di circa una settantina di persone che ha collaborato a questo lavoro di tesi di laurea, e senza dubbio è stato possibile grazie alle esplorazioni durate oltre 70 anni delle grotte di quest'area, condotte soprattutto dal gruppo Grotte Selva, di cui faccio parte, e tutte le altre associazioni speleologiche che ho citato qui, il cui aiuto è stato fondamentale. L'aiuto è stato fondamentale anche da parte del servizio geologico, che ha fornito strumenti, traccianti, l'Università di Bologna, il Politecnico di Torino per il supporto scientifico, l'ARPA Veneto, la Biblioteca Speleologia Anelli. Ecco, insomma, un esercito di persone ha permesso di fornire questi primi dati. Ecco, io ho concluso e vi ringrazio dell'opportunità di avervi raccontato queste cose.